Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la prima metà di ottobre 2023. Wow! Abbiamo la carta del matto. Nuovi inizi. Per qualcuno si potrebbe anche parlare di nuove avventure. Sta di fatto che c'è come una ventata fresca. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Per trovare la descrizione, ragazzi, dovete cliccare sul titolo del video. YouTube sta cambiando delle cose, quindi è un po' più difficile trovare la descrizione. Voi cliccate sul titolo del video, si apre una specie di finestrella, sotto in fondo c'è scritto altro, se cliccate lì si apre tutta la tendina della descrizione, perché lì troverete anche video che possono esservi utili e la mia mail nel caso vogliate contattarmi. La trovate anche scritta qui ed è anche nelle informazioni del canale. Ok, allora partiamo con un 6 di spade, la carta della stella, un fante di bastoni, un 10 di spade, una regina di spade, una ruota della fortuna e un fante di bastoni. Dunque, c'è bisogno di questo matto, c'è bisogno di questo nuovo inizio, c'è bisogno di chiudere i cicli passati, c'è bisogno di un nuovo obiettivo, mi verrebbe da dire, che sia all'interno della relazione o che sia una relazione nuova. Con la carta della stella è come se si dovesse puntare un nuovo obiettivo, ma è come se si facesse fatica a lasciarsi indietro il passato. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Ripartiamo da questo 6 di spade. Abbiamo una torre e un 10 di pentacoli. Qualcuno può essere in una fase, diciamo, di trasformazione o di cambio inerente a una vecchia realtà che era in piedi e che probabilmente adesso bisogna lasciare. Eh, per qualcuno vista così, ragazzi, ho la sensazione che sia la rottura di un equilibrio familiare, piuttosto che la rottura di una relazione. Rottura perché c'è la torre. La torre normalmente parla della caduta di alcune certezze. Poi abbiamo il 10 di pentacoli che è una carta di solidità familiare, quindi ho come l'idea che la solidità sulla quale si è basata la vostra vita fino ad adesso potrebbe in qualche modo vacillare a inizio, diciamo a fine settembre. Potrebbe essere già una cosa passata per qualcuno, c'è come qualche cosa che vi potrebbe destabilizzare, però è anche vero che poi abbiamo la carta della stella. La carta della stella è una carta che parla di speranza, di desideri, anche di destino molte volte, quindi potrebbe esserci un nuovo destino per voi. Guardate, un destino da single, mi viene da dire, perché qui abbiamo la carta dell'indipendenza e la giustizia al contrario parla di rottura di contratti. Sento che è come se ci fosse un nuovo cammino. Se state aspettando una separazione, un divorzio, o se state anche semplicemente aspettando di regolarizzare o di diventare indipendenti, sento che è quello che raggiungerete nella prima settimana di ottobre. Il 9 di Pentacoli è una carta di forte indipendenza, amor proprio, abbondanza, prosperità. È una carta, sì, che parla anche di amor proprio, di qualcuno che pensa in modo sano a se stesso, come prendersi cura di se stesso. È come se ci fosse un nuovo obiettivo, è come se si aprisse qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un fante di coppe e un 6 di
di denari. Guardate, ci potrebbe essere proprio una persona nuova, oltre a questo momento di respiro. Confesso che potrebbe essere una persona più giovane di voi, più giovanile o anche semplicemente più inesperta, più fresca, diciamo. Però ho come la sensazione che con questa persona eh, si potrebbe creare qualcosa di equilibrato, mi verrebbe da dire. Qualcosa che dove c'è uno scambio equo. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo un 2 di spade e un 3 di coppe. È come se ci fosse qualche situazione che comunque, nonostante tutto, non volete lasciare indietro. Perché ho come la sensazione che sareste disposti a perdonare. Il 10 di spade, quando è in mezzo, è come se volesse dire che non si è pronti per chiudere questo ciclo, è come se il lutto non fosse ancora terminato, il periodo di elaborazione del dolore, della ferita, della caduta dell'ego, perché vi ricordo che quando c'è la torre si parla di caduta dell'ego, quindi eh, l'ego è quella parte di noi che si forma, diciamo, fa parte anche del carattere, però si forma su certe credenze, su certe realtà. E qui è proprio quello che andrà a accadere. È come se dovesse scoprire la vostra indipendenza. Che non vuol dire, io adesso prima ho detto la carta dei single, ora l'ho detto perché comunque essendoci una giustizia al contrario, come la sensazione che questo sia un momento di separazione per qualcuno, ma se non è quello il vostro caso e se non volete essere single, vi dico che il 9 di Pentacoli è una carta proprio di amor proprio, di darsi amore. Andiamo a vedere la regina di spade. Però qui appunto si fa fatica a lasciare qualcosa indietro. Se fosse stato un tradimento quello che ha fatto vacillare, vi dico che per qualcuno sarebbe anche disposto a perdonare, o perlomeno ci sta pensando. Però poi qui abbiamo una regina di spade, un re di coppe e un 4 di coppe al contrario. La regina di spade taglia, ragazzi, taglia quello che non serve più, non si fa, come vi posso dire, non si fa affogare dalle emozioni, resta lucida, fa quello che deve fare perché sa che va fatto. Però vi dico, è un taglio positivo perché c'è questa ruota della fortuna che adesso andiamo a vedere, però io ho come la sensazione che questo taglio vi darà la possibilità. Per qualcuno è un taglio, per qualcuno è un rifiuto. Se ci fosse quest'idea di perdonare, potrebbe anche esserci un rifiuto dopo. Vi faccio un esempio. Lo state pensando, ma quando l'altra persona viene per, insomma, far pace, è come se non facesse niente per fare ammende, quindi è come se a un certo punto cambiaste idea. Perché c'è adesso andiamo a vedere la ruota della fortuna, quindi si cambia il ciclo karmico, è come un cambio, e infatti carro, 4 di bastoni e asso di spade. Qui è come se cambiaste direzione con questo carro. C'è anche un 4 di bastoni, ho come la sensazione che andrete verso una stabilità diversa. C'è un carro e la ruota della fortuna, per qualcuno può parlare di uno spostamento anche abitativo. Se per esempio questa rottura delle sicurezze non è con il vostro partner, ma fosse per esempio
Vi faccio un esempio: nella casa dove avete vissuto per anni in affitto, il proprietario adesso decide di venderla, quindi da lì ve ne dovete andare. Quella è una di quelle cose per cui si rompe un contratto e per cui si crea un certo tipo di destabilizzazione. Perché vedo il movimento fisico, c'è anche o un viaggio o un trasferimento. Fatemi vedere il principe, il fante di pentacoli. Scusate, fante di spade. C'è un re di pentacoli e un 8 di coppe. È come se ci fosse la necessità di lasciare il controllo, almeno per un periodo, ragazzi, sia sulle cose, sia sulla situazione, sia sulla persona. Perché comunque avete questo re di pentacoli alla fine, voi siete perfettamente in grado di gestire la situazione. Però appunto ci deve essere come questo allontanamento, questo lavoro interno, questo lavoro di autoanalisi. Vi dico, qui c'è bisogno di aria fresca, c'è bisogno di novità e con questi due 10 e un matto sento che qualche cosa cambierà. Il punto è capire chi volete diventare, che tipo di relazione volete per voi. Se lo scambio che avete con questa persona è nutriente, nutritivo oppure no, e nel caso non lo fosse, come la regina di spade fa, non si lascia coinvolgere dalle emozioni, ma semplicemente taglia quello che non serve più per la sua espansione e da lì la ruota della fortuna. Vi dico, normalmente quando c'è la ruota della fortuna sono cambi repentini, veloci, e qui ne abbiamo già uno che è quello della torre, che normalmente sono cambi veloci, però se questo cambio destabilizza, questo cambio è per il vostro più alto bene e tenete presente che la linea principale è questa. Quindi qui c'è verso metà ottobre qualche cosa che farà cambiare la dinamica di comportamento della situazione, di pensiero, qualche tipo di dinamica, qualche tipo di direzione verrà cambiata. E sarà anche grazie al vostro modo di comunicare quello di cui avete bisogno, quello che volete, i vostri desideri, i vostri obiettivi. Un consiglio che vi posso dare è di non essere troppo impulsivi, di ponderare bene prima di effettuare qualsiasi scelta, ok? Perché qui comunque abbiamo un fante di spade, è colui che controlla molto 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 bene. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi un oracolo degli angeli. Wow, la freccia di Cupido. Qui pare che qualcuno vi inviti a sorpresa e magari è qui, ragazzi, quando le cose cambieranno. Questa carta dice che di avere fiducia, di avere fede, che l'amore sta arrivando anche per voi. Appunto, ci sarà un invito a sorpresa o un incontro a sorpresa. Andiamo a vedere, potrebbe essere inerente a qualcosa di legale anche, o qualche cosa inerente al lavoro. Wow! Flirt, e infatti anche il matto lo dice, nuove avventure. Trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Si tratta, ragazzi, di trovare il lato un po' divertente, un po' ludico della vita e nella vita. Poi guardate, avete comunque questo fante di bastoni, che è una di quelle carte che parla di entusiasmo, parla di passioni, parla di dinamicità, vivacità. Dovete solo appunto esprimerla agli altri. Però qui con la carta del matto ci sono i nuovi inizi e qui lo vediamo. Credo che bisognerà aspettare verso metà, fine ottobre, ma qualche cosa cambierà. Amici del Capricorno, questo è quello che ho per voi.
Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o anche lasciare una donazione o abbonarvi. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica che spiegano come funziona l'energia e come lavorare con l'energia, mentre per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito sulla persona ma si basa sul lavorare le credenze limitanti, però è una parte di tutto quello che invece vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!